Akanji all'Inter è un'operazione tecnicamente molto interessante, un'operazione di spessore con un giocatore molto importante che arriva a Milano, tra l'altro dopo aver rifiutato il Milan, visto che Akanji voleva giocare ad alti livelli in Champions League, allora ha scelto l'Inter, che da quanto è trapelato stava già trattando Akanji, stava già lavorando al difensore svizzero da qualche giorno, ma in vista del 2026 l'Inter ci stava lavorando per portarlo a Milano tra un anno. Poi però si sono aperte concretamente le porte del Marsiglia per Pavard, il difensore francese si è trasferito in patria e allora l'Inter ha accelerato le operazioni con il Manchester City ottenendo Akanji con la formula del prestito iniziale, 1 milione di euro circa versato nelle casse del club inglese e un riscatto a 15 milioni che diventerà obbligatorio nel corso di questa stagione tra un anno se l'Inter vincerà lo scudetto e contestualmente Akanji dovrà aver giocato almeno il 50% delle partite. Quindi non sono condizioni facilissime che si verifichino ecco, per far scattare questo riscatto obbligatorio. Di certo dovessero scattare saremmo ben felici perché sarebbe davvero un bel segnale per la nostra Inter. Come dicevo a caldo, Akanji è un difensore che io sponsorizzo dal 2022. Chi ci segue qui sul canale lo sa, nel mio contenuto con il mio algoritmo, il mio ricerca scouting dei giocatori, avevo individuato Akanji come difensore ideale per l'Inter nel 2022, quando poi l'Inter si era effettivamente poi interessata al giocatore. Il Manchester City però lo ha voluto fortemente, lo ha portato in Inghilterra, l'Inter nel frattempo lo ha continuato a seguire, quindi lo conosce molto molto bene ed è nei fatti l'unico vero rinforzo, diciamo, in stile Marotta, passatemi questo termine, di questa estate di mercato. Me lo sarei aspettato comunque prima, in questa finestra di mercato estiva, viste le esigenze di Kivu, magari soprattutto in aggiunta a Benjamin Pavard, che però evidentemente per motivi che vanno al di là delle questioni puramente tecniche ed economiche doveva essere ceduto e così è stato. Akanji all'Inter quindi arriva in sostituzione di Pavard, può essere davvero molto utile a questa Inter, se non addirittura un miglioramento. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti in questo contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto, il nostro canale. E questo è uno dei format più apprezzati sul nostro canale perché vi porto alla scoperta dei nuovi acquisti dell'Inter con un'analisi molto approfondita che parte come sempre dalla carta d'identità, ovvero chi è Manuel Akanji, un difensore, come dicevamo, svizzero, classe 1995, quindi 30 anni già compiuti, 1,88 m secondo la scheda Transfer Market che gli dà una valutazione di 28 milioni di euro. Sono valutazioni che vanno sempre prese con le pinze, lo diciamo sia in positivo che in negativo per Transfer Market, però l'Inter sulla carta si prende in prestito a 1 milione più 15 di riscatto un difensore che Transfer Market valuta 28 milioni di euro. C'è anche una questione contrattuale col City dietro, tra poco ci arriveremo anche sul perché il City si è privato di questo difensore di piede destro che parte chiaramente nel settore giovanili svizzeri, decolla soprattutto nel Basilea, la vetrina principale in cui si è messo in mostra, un giocatore che nasce da una famiglia di sportivi, anche questo probabilmente lo avrete letto nei vari identikit che circolano sul web. Al Basilea, dicevo, 10 anni fa circa si è rotto il crociato, purtroppo, quando stava decollando la sua carriera, è stato fuori quasi un anno, ma poi da lì si è ripreso abbondantemente e ha spiccato il volo con il Borussia Dortmund soprattutto. Ci sono varie cronache che raccontano che fino ai 15 anni avrebbe giocato anche da ala offensiva, quindi da esterno d'attacco, era molto rapido e poi dai 16 anni in poi si è spostato stabilmente in difesa e si è specializzato nel ruolo di centrale a partire dai 16 anni in poi. Nel 2022, dopo gli anni importanti al Borussia Dortmund, è volato al Manchester City, dove è diventato anche il difensore più utilizzato da Guardiola, perché nessun altro difensore nel triennio di Akanji al Manchester City è stato utilizzato più di lui, nonostante alcuni infortuni nella stagione 24-25 che lo hanno tormentato. Si è dovuto anche operare ad un certo punto con dei problemi muscolari che aveva avuto, però poi è tornato dopo questa operazione nel finale di stagione e in vista del mondiale per club poi è tornato anche protagonista. Leggevo anche alcune critiche riguardo la scorsa stagione di Akanji perché lo staff del Manchester City lo avrebbe forzato a tornare in campo in alcuni momenti perché c'era un'emergenza difensiva quando ancora non era pronto, quindi anche questo potrebbe aver contribuito ad aumentare ecco, i tempi di recupero del giocatore. Adesso però, come dicevo, Guardiola
sta cambiando il Manchester City. Nei piani della nuova difesa è diventato un sacrificabile, visto anche il contratto in scadenza nel 2027, visto che c'erano giocatori come Ake, non toccabile perché è cresciuto, o comunque rientra nei parametri del vivaio City, da quello che ho capito, e quindi anche in un'ottica di liste faceva comodo, o dei vivaio inglesi probabilmente, ecco, e questo faceva comodo comunque nelle liste del club, e quindi c'erano anche altri calciatori con situazioni contrattuali differenti. Akanji quindi è finito nella lista dei cedibili, un giocatore che comunque ha vinto 12 titoli in carriera, partecipando purtroppo anche alla vittoria del City sull'Inter in finale di Champions League, dove ha dato il via all'azione che ha portato al gol di Rodri. È un elemento molto importante della nazionale svizzera, con cui ha più di 70 presenze, è stato uno dei migliori difensori dell'Europeo 2024, nonostante l'errore dal dischetto nella gara contro l'Inghilterra che ha sancito l'eliminazione della Svizzera. Conosce quindi molto bene anche Jan Sommer, che invece dalla nazionale si è ritirato l'anno scorso, ma hanno condiviso tante battaglie in campo. Che giocatore è Akanji? Come sempre partiamo dal ruolo e partiamo da una citazione che arriva proprio dallo stesso Akanji. Akanji è un difensore, è un centrale di una difesa a 4, ma è anche e soprattutto, direi in questo momento, un braccetto di una difesa a 3, un terzo principalmente. Quindi al Manchester City questa cosa però va molto rivista, nel senso che con Guardiola si entra in un laboratorio o in una centrifuga, come preferite. Lo stesso Akanji ha detto: al City non ho mai giocato 3 partite di fila nello stesso ruolo, nella stessa posizione. Quando sono arrivato ero un difensore centrale, avevo fatto il terzino solo un paio di volte, ora è come se non avessi un vero e proprio ruolo, ma questa capacità di dovermi adattare mi piace. Ecco, questa è la citazione quindi di Akanji, che ci identifica subito il ruolo, che possiamo ulteriormente vedere nelle heatmap che vi ho portato. A sinistra trovate la stagione 24-25, a destra la 23-24, un giocatore che quindi, come vedete, parte dalla difesa ma poi copre un po' tutte le porzioni del campo, giocando spesso anche a sinistra, anche se principalmente a destra, come vediamo in questa interpretazione, ma venendo molto spesso anche al centro del campo, proprio perché questo è chiaramente un effetto dell'atteggiamento dominante del City di Guardiola. Un Guardiola che poi ha cambiato molto negli ultimi anni il ruolo e l'impiego dei difensori, ha cambiato il modo di utilizzare appunto i difensori, giocando con 4 centrali di cui uno poi saliva, difendendo comunque molto alti con tanto campo da coprire alle spalle. Questo è un tema importante ed è una questione a cui appunto Akanji è già abituato. Quali sono allora le caratteristiche specifiche di questo calciatore? Come al solito, ragazzi, ve lo semplifico con una grafica dei punti di forza e i punti da eventualmente migliorare, anche se poi ci torneremo. Come punti di forza, sicuramente Akanji è un difensore molto atletico e piuttosto veloce. Ecco, non è Ivan Ramiro Cordoba magari come velocità, ma dai vari portali che utilizzo io per le mie ricerche leggo di alcuni sprint nelle ultime stagioni come picco di velocità attorno ai 34 km/h, che comunque è un buon picco di velocità. Non sarà mai semplice trovare un difensore strutturato fisicamente che raggiunga anche i 35,6 di Rafa Leao, chiaramente, però ha una buona velocità, di sicuro più veloce rispetto agli altri difensori che abbiamo in rosa, ma è sicuramente anche un difensore molto atletico e strutturato. Sfiora quasi il 1,90 m, è leggermente più alto anche di Benjamin Pavard. Duelli difensivi? È un difensore, è molto bravo nei duelli, anche negli 1 contro 1 e nel posizionamento. Soprattutto però secondo me spicca nella tecnica, quindi nel passaggio, nelle abilità di palleggio, altrimenti non sarebbe stato nel City di Guardiola, e anche nella conduzione del pallone. Vi voglio dare un po' di dati prima di arrivare poi alle ultime questioni. È un difensore che intanto molto spesso le azioni del Manchester City iniziavano da lui, era uno che faceva partire le azioni del Manchester City, è tra i migliori per passaggi riusciti, ma è molto bravo anche nei lanci lunghi e nei cambi campo. Mi sono appuntato alcuni dati dell'ultimo anno solare solamente, quindi negli ultimi 365 giorni, confrontando Akanji con tutti i difensori top dei campionati principali europei, anzi con tutti i difensori dei campionati top europei. Risulta essere nell'1% migliore addirittura, o comunque al top assoluto, in tutta una serie di dati come passaggi riusciti, passaggi progressivi, palloni condotti in avanti guadagnando campo, passaggio negli ultimi 30 metri, passaggi filtranti, azioni che hanno portato ad un tiro della propria squadra. È molto in alto anche per numero di palloni recuperati, nonostante il Manchester City tenda a tenere molto di più il pallone degli avversari, quindi le azioni difensive del City sono
molte meno rispetto a tante altre squadre. È nettamente sopra la media anche nei duelli vinti in 1 contro 1, quindi ha una serie di statistiche al top, nonostante un anno in cui, come detto, ha avuto degli infortuni, ma poi ci torneremo anche su questa questione. Come sottolineavo poi nella grafica, è anche intelligente tatticamente. Inoltre, piccola curiosità, forse avrete già visto sui social qualche video, è spaventosamente bravo nei calcoli a mente, sa fare delle moltiplicazioni assurde e girano molti video che fanno molto ridere sulla rapidità con cui riesce a fare dei calcoli clamorosi. Ecco, non so se questo magari lo aiuta anche nel calcio, però probabilmente sì, perché anche tatticamente è un giocatore molto interessante. Punti, volevo mettere, solitamente metto punti da migliorare, però è un calciatore di 30 anni, quindi è già fatto e finito, con un'esperienza importante, anche l'esperienza è sicuramente un punto di forza tra l'altro. ehm, quindi punti da migliorare mi viene abbastanza difficile individuarne. Possiamo mettere delle questioni da valutare, semmai, soprattutto, che poi sono anche molto tirate per i capelli, sinceramente, perché è un giocatore che non ha particolari punti deboli. Quindi ho messo l'integrità fisica con un punto di domanda e con un asterisco. Perché? Perché l'anno scorso, come detto, ha avuto dei problemi, ma come dicevo alcuni dicono che sia stato anche rimesso in campo troppo presto e quindi questo lo ha pagato. Poi dopo l'operazione, dopo l'intervento, comunque sembra aver risolto questi problemi, ma soprattutto, nonostante questi acciacchi e 17-18 partite saltate, mi sembra, tra Manchester City e Nazionale, ha giocato col City più di 3.000 minuti l'anno scorso, che significa che ha giocato a Kanji, nonostante i problemi, più di quanto abbiano giocato nell'Inter De Vrij, Darmian, Bissek, Acerbi, Pavard e Carlos Augusto. Capite bene quindi che comunque un certo minutaggio di spessore se lo è fatto in una stagione complicata e complessa per tutto il Manchester City, non solo per Manuel Akanji. Poi ho messo anche la questione dei duelli aerei. A livello di duelli aerei, da quello che ho visto, ha una media negli ultimi anni al di sotto del 50%, quindi Pavard, Acerbi hanno delle percentuali migliori. È ovvio che il City gioca anche molto più a terra, quindi ne tenta di meno, però anche nel numero tentato, il rapporto al numero tentato, Acerbi e Pavard, per esempio, sono andato a vedere, hanno dei numeri migliori, e in generale Akanji, ecco, pur essendo fisico, atletico, non è così dominante nei duelli aerei, ne risente un po' anche in zona gol, dove non è uno che segna tantissimo, ma anche Pavard non è che segnasse poi così tanto, anzi. Nel confronto appunto tra Akanji e Pavard ho preparato questa grafica proprio molto veloce, molto rapida nelle statistiche. Le statistiche vanno sempre lette, ragazzi, con le pinze comunque, perché anche lo stile di gioco delle squadre sicuramente incide nei dati e in alcuni valori soprattutto, però è molto interessante che dal punto di vista puramente numerico e dei dati che abbiamo raccolto, Akanji è uno dei calciatori più simili in assoluto, da quello che ho visto, a Pavard. È uno di quelli che gli somiglia di più, proprio come caratteristiche e come quello che può fare. Akanji ha qualcosina in meno rispetto all'ultima stagione di Pavard sui duelli, dovuto anche qui un pochino allo stile di gioco del Manchester City, ma rispetto a Pavard è superiore in tutte le statistiche di possesso, anche se non di troppo, ma soprattutto nella conduzione del pallone di molto, anche nei passaggi e nella precisione dei passaggi in avanti. Quindi tecnicamente aggiunge delle cose rispetto all'ultima stagione di Pavard. Ripeto sempre qui, piccola parentesi, Pavard per me è sempre sottovalutato, comunque il suo impatto all'Inter è quello che ha dato, nonostante una seconda stagione in peggioramento rispetto alla prima. In definitiva, l'Inter con Akanji prende un difensore forte, un difensore fatto e finito, che in Serie A può fare davvero la differenza e alza il livello del reparto, secondo me. Un giocatore forte nei duelli, è soprattutto un difensore che aggiunge velocità rispetto ai difensori che abbiamo in rosa, anche se, come detto, non è Cordoba come rapidità, soprattutto nei primi metri. È comunque la caratteristica che stavamo in tanti richiedendo per andare sempre più in direzione del gioco che vuole fare Chievo con l'Inter, che vuole una difesa più alta e più spazio alle spalle, cosa a cui Akanji è abituato. Rispetto a Pavard può essere più duttile, anche se Pavard in emergenza può fare anche il quinto a destra come vice Dumfries, come abbiamo visto, ma in emergenza appunto. Io penso che all'inizio soprattutto Akanji giocherà da terzo a destra, giocherà proprio nella casella di Pavard, con la possibilità all'occorrenza di coprire anche gli altri ruoli della difesa, anche se al centro comunque ci sono già Acerbi e De Vrij, quindi forse lo vedremo soprattutto a destra. In emergenza a sinistra è dove c'è un po' il vuoto, dove Palacios è il sostituto di Bastoni, quindi Bastoni-Palacios è meno equilibrato rispetto ad Acerbi De Vrij come coppie, quindi magari in emergenza, ripeto, più a sinistra, quindi partendo da terzo. A meno che appunto l'idea
non sia quella di lavorare già oggi su Akanji al centro della difesa, in vista della prossima stagione in cui poi partiranno Acerbi, De Vrij e Darmian, e quindi dovrai sostituire dei pezzi importanti di questa difesa. E quindi a me la soluzione di lavorare Akanji centrale non dispiace per nulla. Però per ora lo immagino da braccetto a destra. Con Kivu i braccetti servono bravi nelle marcature e veloci, come dicevamo, forti negli uno contro uno. Al momento sembrano più bloccati come posizione rispetto a quello che vedevamo con Simone Inzaghi. Quindi in questo potresti perdere qualcosa delle grandi abilità che ha Akanji nel guadagnare campo palla al piede. Al tempo stesso, però, Bastoni ha detto non è che Kivu blocca i braccetti e restano solo lì, ma ha chiesto di farlo meno e meglio. Quindi potresti quasi guadagnare un bastoni destro con Manuel Akanji, più bravo di Pavard, come detto, nei lanci lunghi e a cambiare campo, quindi molto utile anche per ricercare quella verticalità che Kivu vuole, e forse si può prendere anche più responsabilità nel iniziare un'azione e nel iniziarla verso la fase offensiva, cioè nel far ristagnare di meno l'azione difensiva lì tra i nostri centrali e tra i nostri braccetti, e quindi velocizzare l'uscita per arrivare alle punte. Con Akanji secondo me si può fare forse meglio rispetto a Pavard. L'anno scorso in questo suo ricerca della verticalità, comunque nell'iniziare l'azione del City, Akanji è incappato anche in alcuni errori. Anche se sono andato a vedermi dei video con tutti gli errori che ha commesso, molto spesso è stato incolpato lui quando in realtà è stato messo in delle condizioni pessime, quindi starei attento anche a quello che viene scritto su determinati errori eccetera, ma questa è la mia analisi su Akanji, che nell'immediato va capito se potrà incidere negativamente sulla crescita di Bissek. Però se Akanji starà bene e si confermerà, l'Inter per me ha preso il difensore che serviva, ha preso anche il difensore attorno a cui potrai andare a costruire la difesa del prossimo futuro insieme a Bastoni, chiaramente. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate, se siete d'accordo con la mia analisi, con il mio racconto di questo calciatore che seguo da tempo. Vi aspetto qui sotto nei commenti e nel club di Passione Inter. Il club è la community che sostiene il nostro progetto e senza il club non potrei portarvi queste analisi così approfondite e questi contenuti che vi portiamo ogni giorno, quindi vi aspetto su passioneinter.club per entrare a far parte anche del nostro gruppo di ricerca ristretto. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.